Ciao, un saluto sociale a tutti. Il circuito che vedete in funzione è stato realizzato usando una macchina CNC, una macchina a controllo numerico che si chiama Deante, la formica. Le lavorazioni di questo circuito sono state preparate usando l'ultima versione di Flatcan Beta. Ora, nello scorso video abbiamo iniziato a esplorare questo software e abbiamo pensato di utilizzare appunto questo circuito effettivamente realizzato per parlare delle lavorazioni di Flatcam, per vederle assieme. Quindi, riassumendo, in questo video cosa vedremo? Prima di tutto finiamo di configurare le preferenze di Flatcam, operazione rimasta in sospeso nel video precedente. Poi passiamo a preparare una lavorazione di fresatura, una o più lavorazioni di foratura e una lavorazione di taglio del circuito. Eventualmente parleremo di mirroring, di allineamento della seconda faccia e delle lavorazioni della seconda faccia. Il video durerà all'incirca una decina di minuti o poco più e se non riuscissimo a completare tutti gli argomenti continueremo in un altro video. Prima di iniziare vi invito, se non l'avete fatto, a iscrivervi al canale, a mettere un bel like e a seguirci su Instagram. Iniziamo! Partiamo dal configurare le preferenze degli Exelon. Le configurazioni dei tab precedenti le trovate nel primo video. Nel video precedente avevamo impostato nel tab Gerber gli zeri a TZ tra i line 0 e le unità a millimetri e facciamo lo stesso in questo tab, del perché ne avevamo parlato in quel video. E qui vediamo qualcosa di nuovo che ci incuriosisce, Exelon Optimization, ottimizzazione degli Exelon. Se qualcuno ha visto alcuni dei nostri video sul canale inglese senza saltare nemmeno un secondo, avrà notato che ci siamo abbastanza lamentati dell'ordine in cui venivano generate le geometrie di foratura, perché sembravano molto poco efficienti. Ora che vediamo Exelon Optimization e c'è questo help visivo, ci sembra che ci possa essere qualcosa di nuovo da provare. Vediamo l'algoritmo Google OR e l'algoritmo del commesso viaggiatore. Bisogna vedere come sono applicati e come si comportano, ma mi sembra comunque una direzione verso il miglioramento. Guardiamo le Excelon Options. Diciamo che Cat Z potremo lasciarla a meno 1.7 mm o anche a meno 1.8 o meno 1.9. Insomma, un po' più dello spessore delle schede ramate, che di solito è 1.6 mm. Travel Z è l'altezza della punta di foratura durante lo spostamento tra una foratura e la successiva. Mettiamo ad esempio 1 mm. Il Tool Change sembra un'opzione che permette di generare una lavorazione in cui sono comprese pause per il cambio punta, nel caso si volessero usare punte da forature con diametro differente, ma nel nostro caso non lo andremo a utilizzare. Di conseguenza non ci interessa nemmeno l'altezza della punta durante il cambio tool, che è l'impostazione Tool Change Z. Per l'impostazione End Move Z, che sarebbe l'altezza a cui viene posta la punta di lavorazione dopo l'ultimo foro, possiamo ad esempio usare lo stesso valore del Travel Z, 1 mm in questo caso. Il Feed Rate Z, che è la velocità con cui la punta si abbassa durante il movimento di foratura, è impostato di default a 300 mm al minuto, cioè 5 mm al secondo. Per i miei scopi mi sembra troppo veloce, imposterei invece il default a 60 mm al minuto, cioè 1 mm al secondo. Lo spindle speed è invece la velocità di rotazione della punta e di solito viene rappresentata con un valore numerico tra 0 e 1000, dove 1000 rappresenta la velocità massima. Lo 0 non va bene, sarebbe come cercare di fare un foro su una scheda con un trapano che non gira. Imposto per il momento un valore di 900, che è abbastanza veloce, pur non essendo la velocità massima di rotazione. Le impostazioni Dwell e Duration servono probabilmente a inserire una pausa prima di abbassare la punta di foratura la prima volta, per dare allo strumento la possibilità di aumentare i giri in partenza prima di forare. Per ora lasciamo queste opzioni non abilitate. Preprocessor serve probabilmente a generare G-code diversi a seconda del software della macchina CNC che li andrà ad utilizzare. Per ora lasciamo questa impostazione a default e vedremo il G-code che verrà generato. Lasciamo anche inalterati i diametri dei tool per fare i fori e le scanalature, ed il resto delle impostazioni per ora non ci interessano. Nel tab Geometry andiamo solo ad alterare le Geometry Options
e le impostiamo pensando alla lavorazione di fresature dei PCB, che è l'operazione più frequente che faremo. Impostiamo Cut Z a meno 0.07 mm, che sono più che sufficienti per asportare il rame delle basette. Lasciamo disabilitate Multi-Depth e Depth Pass, che non ci servono nella fresatura, e ignoriamo anche le impostazioni del Tool Change, che facciamo manualmente nel nostro caso. Travel Z, come prima, è l'altezza della punta durante gli spostamenti tra parti diverse della lavorazione e la porta a 1 mm, che nel mio caso sono più che sufficienti. Anche End Move Z, che è l'altezza finale della punta di lavorazione, la impostiamo a 1 mm. E finalmente vediamo una novità che ci fa molto piacere, le impostazioni di Feed Rate, che rappresentano la velocità di spostamento della punta di lavorazione, sono differenziate tra i movimenti sul piano XY e l'asse Z. Ed anche i valori default ci piacciono abbastanza, in quanto mostrano chiaramente che il movimento verticale deve essere eseguito più lentamente rispetto a quello orizzontale, specialmente se si usano strumenti con punte delicate. Direi che per ora lascio questi valori inalterati. Imposto lo spindle speed a 1000, cioè il valore massimo, e lascio anche gli altri settings ai valori di default. Passiamo al tab CNC Job, dove ci sono alcune impostazioni che ci permettono di dare il tocco finale al G-code generato. Nel caso della nostra macchinetta, The Ant, ci interessa solo aggiungere dei comandi prima delle lavorazioni vere e proprie, che ci permettono di avviare lo spindle tramite un ESC. Questi comandi sono M3 S10 e G4 P2. Li salviamo qui, così non dobbiamo ricordarci di aggiungerli ogni volta che generiamo un file G-code. Dei tab restanti, devo dire che i tab dei tools e i tool stessi mi incuriosiscono molto e cercherò di provarli in seguito. Per ora le uniche impostazioni che vado a cambiare sono quelle del Cutout Tool, che dovrebbe essere lo strumento che ci permette di preparare la scontornatura, la lavorazione che ci permette di separare il PCB lavorato dal resto della basetta di rame. Imposto il diametro del tool a 1 mm, in quanto le punte per scontornare che ho a disposizione hanno il diametro di 1 mm o al massimo 1.2 mm. Imposto una profondità di taglio di meno 1.8 mm, che è abbastanza per attraversare la basetta intera, e imposto Multi-Depth a 0.6 mm, in maniera tale che il taglio avvenga in 3 passate graduali. Le altre impostazioni mi vanno bene, a parte la gap size, che è imposto a mezzo millimetro, e vi mostrerò il motivo durante la generazione del G-code della scontornatura. Salviamo, chiudiamo la finestra delle preferenze e passiamo alla parte divertente. Apriamo un Gerber, lo selezioniamo dalla scheda Project e passiamo al tab Selected. Il fatto di aver perso un po' di tempo ad impostare le preferenze per bene, adesso ci ripaga. Non abbiamo bisogno di modificare niente se non abbiamo bisogno di esigenze diverse, e possiamo semplicemente premere il tasto Generate Isolation Geometry. E come vediamo vengono creati 3 tracciati di isolamento attorno ad ogni pista del PCB. Un'ispezione visiva delle tracce di isolamento ci permette di verificare se ci sono dei problemi. Ad ogni modo, nell'area del Selected è apparsa automaticamente la geometria appena generata. Nelle versioni precedenti, la selezione degli oggetti appena generati doveva essere fatta manualmente, bisognava tornare indietro nella scheda del progetto, selezionare la geometria e poi ritornare di nuovo alla scheda Selected. Insomma, questa selezione automatica è un bel risparmio di click e di operazioni inutili. Anche qui, forti delle nostre impostazioni default, possiamo premere il tasto Generate CNC Object e vengono generati i tracciati della lavorazione CNC. In giallo vediamo gli spostamenti veloci della punta di lavoro, che non dovrebbe essere a contatto con la scheda da lavorare, mentre in blu vediamo le tracce vere e proprie della lavorazione. Anche in questo caso, l'oggetto CNC Job appena generato viene automaticamente selezionato e possiamo vedere il file G-code che verrebbe generato e possiamo anche direttamente salvarlo. Premendo View CNC Code possiamo ispezionare il G-code generato e notiamo subito i 2 comandi che avevamo salvato nelle preferenze. Prima di ispezionare il resto del file lo salvo premendo Save CNC Job. Vediamo che dopo i commenti e i comandi iniziali viene messa la punta di lavorazione ad altezza Z pari a 1 mm e viene attivato lo spindle con M3 S1000. Poi la punta si sposta nel punto del piano XY dove avviene il primo blocco di lavorazione.
viene impostato il feed rate a 60 mm al minuto, la punta viene abbassata a meno 0.07 mm, viene aumentato il feed rate a 120 mm al minuto e viene eseguito il primo blocco con spostamenti successivi sul piano XY. Alla fine del blocco la punta viene rialzata a 1 mm, poi viene spostata nel punto di inizio della lavorazione del secondo blocco e si ripete la procedura di lavorazione, e così via per tutti i blocchi. Alla fine lo spindle viene disattivato con M5, la punta viene posta a 1 mm di altezza Z e si ritorna nel punto 0 del piano XY. L'ultima cosa che facciamo in questo video è la modifica della geometria di fresatura, per fare un esempio di lavorazione parziale. Nascondo il grafico della lavorazione, faccio una copia della geometria e la rinomino. Poi posso premere E, oppure apro il menu col tasto destro e premo Edit. Si apre la editor area e posso modificare la mia geometria. Notate che se seleziono una parte della geometria facendo selezione da sinistra, la geometria viene selezionata solo se viene completamente compresa nell'area di selezione. Se invece faccio la selezione da destra, basta che anche una sola parte della geometria venga compresa nell'area di selezione per selezionarla tutta. In questo caso facciamo una modifica molto semplice. Selezioniamo una parte della geometria e la cancelliamo. Alla fine della modifica premo Close Editor e posso scegliere se salvare la geometria modificata per poi utilizzarla per generare un nuovo file G-code con la lavorazione parziale. Bene, spero questo video sia stato utile e vi invito a lasciare un like ed iscrivervi. Se avete commenti o domande non esitate a commentare. Vi ringrazio per l'attenzione. Ciao!